Quando Takahashi decise di aggiungere al nuovo Xenoblade per Wii U la dicitura Cross, che significa letteralmente incrocio, non avrebbe mai immaginato che 10 anni dopo tale capitolo lo sarebbe diventato nel senso letterale del termine. Ad oggi Xenoblade Cross, da semplice spin-off, è diventato nella sua versione Definitive Edition narrativamente parlando il punto di intersezione della saga tramite eventuali connessioni che saranno presenti nell'espansione. Si spegne definitivamente ogni speranza di rivedere Xenosaga, ma Xenoblade Cross, l'ultimo grande titolo rimasto bloccato su Wii U e l'unico titolo che utilizzava in maniera intelligente il gamepad, arriva assieme ai suoi fratelli nella collezione completa su Switch. In realtà era solo questione di tempo, era già stato teaserato nel video per i 25 anni di Monolith Soft ed era obbligatorio averlo, in particolare dopo la chiusura dei server di Wii U, che impediscono per sempre di accedere a funzionalità online e di sbloccare determinati obiettivi nel gioco. Se avevamo le certezze di vederlo nel 2025, cosa meno certa era la console di destinazione. O meglio, esisteva un leak di cui ho anche parlato nel notiziario del 15 settembre, a cui preferivo non crederci per uno specifico motivo che discuterò in questo video. E a tal proposito, questa non sarà una retrospettiva, ma più un flusso di pensieri delle mie impressioni a caldo su un remake su cui gravi il compito che, da quanto ho visto, sarà quello di aggiustare la più grande criticità di un titolo la cui trama doveva essere ben più ampia di quella raccontata nel 2015, che vedeva viaggi spaziali, lotte tra fazioni aliene, l'umanità che rischia l'estinzione e la Black Tar, una misteriosa nebbia nera che era uno dei temi centrali, anche se vagamente citato nel gioco. Se non avete mai giocato Xenoblade Cross, potete guardare tranquillamente il video perché ho limitato tutti gli spoiler nella sezione finale, quindi potete procedere alla visione tranquillamente. Se preferite una maggior frequenza di questi contenuti stile podcast che si realizzano molto più in fretta rispetto alle classiche retrospettive che richiedono settimane di lavoro, potete supportarmi con le classiche azioni: lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se siete nuovi ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi contenuti. Xenoblade Cross è un capitolo controverso, ha sicuramente dei pregi, ha tante criticità, ma quello di cui è pieno è un potenziale enorme. È una gemma grezza sia dal punto di vista della storia, che era molto diversa dalla consuetudine, che è stata palesemente tagliata, ma anche riguardo altre funzionalità, anche se alcune sono giustificabili dato la natura del titolo stile MMORPG, come l'assenza di file di salvataggio multipli, l'assenza di un New Game Plus. Altri sono meno giustificabili e spero che vedranno finalmente nuova luce in questo remake, come il non poter switchare l'audio dall'inglese al giapponese, dato che le versioni erano region locked, l'assenza di una modalità per rivedere le cutscene, lo pseudo online, che spero che in questo remake venga gestito in maniera ottimale. Il più grande consiglio che posso dare per usufruire al meglio del titolo e per evitare che il gioco si trasformi in un'esperienza frustrante è non attendersi un classico Xenoblade e di tenere bassa l'asticella, non aspettandosi una storia adrenalinica in cui vi legherete emotivamente ai personaggi, perché non ci sarà nulla del genere, o almeno non c'era nel gioco originale. Infatti l'aspetto curioso è che le storie dei personaggi erano costruite perfettamente. Lao e Lin hanno alcune delle più commoventi backstory di tutta la serie, ma il motivo per cui non riescono a fare breccia nel cuore dei giocatori è uno soltanto, e sarà il centro di questo video di un importantissimo remake che è stato svelato a sorpresa solo 5 mesi prima della sua uscita effettiva. È sempre meraviglioso come Takahashi studia a tavolino non solo i copioni delle sue opere, ma rende poetica anche la sua visione commerciale. Ormai esiste una legge non scritta che prevede un'alternanza ricorrente per gli Xeno, che vuole che i capitoli principali siano intervallati da anni vuoti o remaster. Dati alla mano, nel 2015 uscì Xenoblade Cross, il 2016 fu un anno vuoto, il 2017 fu il turno di Xenoblade 2, l'anno successivo, il 2018, arrivò l'espansione Torna, il 2019 fu un altro anno vuoto finché non arrivò l'anno seguente, nel 2020, la Definitive Edition, remake del titolo del 2010, di 10 anni prima. 2021, altro anno vuoto, 2022 arrivò Xenoblade 3 e l'anno seguente, 2023, la sua espansione, Un futuro riconquistato.
finché quest'anno, nel 2024, non abbiamo nuovamente avuto nessun titolo di Monolith Soft. Era ormai chiaro che l'anno prossimo, nel 2025, sarebbe stato il turno di una remaster. E il 29 ottobre si sono avverate le mie paure più profonde, vedendo una perla del genere lanciata su una console morente. Ora non ho dubbi che il gioco sarà cross-gen, ma ancorarlo ad un hardware in fase di declino è una scelta a dir poco pessima. Come diceva anche nell'introduzione del video, dubitavo dell'arrivo del gioco proprio su Nintendo Switch, che io reputo una mossa strategicamente sbagliata per due motivi. Il primo motivo è d'immagine. Xenoblade Cross d'ora in avanti sarà visto semplicemente come un tappabuchi, quando in realtà è un grandissimo titolo che da solo avrebbe boostato le vendite di Switch 2, dato che pochissimi hanno giocato l'originale su Wii U. Il secondo motivo, come si è rivelato, è che a livello tecnico è ben lontano dal grandissimo lavoro effettuato con la Definitive Edition dell'originale Xenoblade per Wii. Questo si appresta più come una remaster votata a migliorare texture, sistema di illuminazione e ombre, ed a tal proposito ho pubblicato un post con il confronto tra diversi frame di gioco di questo per Switch e l'originale su Wii U sul mio profilo Instagram. Soprattutto considerando che non si tratta di un semplice porting, rilasciare Xenoblade Cross, che fu il primo titolo in alta definizione di Monolith Soft, un titolo impegnativo quanto se non di più degli ultimi Zelda open world, è un peccato capitale. Immagino che a questo punto il pacchetto aggiuntivo che si scaricava su Wii U, il famoso datapack per ottimizzare le prestazioni, sia già incluso all'interno del gioco e che non vada scaricato a parte. L'unica consolazione in tutto questo è la cura profusa dalla Software House. Ai tempi post Xenoblade 2 Takashi parlò in un'intervista come il titolo fosse stato affidato ad uno studio esterno e che per via poi di varie problematiche per la gestione della mappa e per l'ambiziosa natura del titolo stesso, il team non riuscì a completare l'operazione. Come si evince dal logo visibile nel trailer, questa produzione infatti è stata sviluppata internamente da Monolith Soft, dimostrando ancora una volta la loro ineguagliabile abilità e come nessuno poteva riuscire in tale impresa se non loro. E sotto tale punto di vista questo è l'unico sollievo: il progetto non poteva essere affidato in mani migliori e dal trailer sembra che il frame rate sia abbastanza stabile, ma cosa più importante che si osserva soprattutto nei luoghi aperti è che è stato fatto un ottimo lavoro sui fastidiosi fenomeni di pop-in, ossia il caricamento di elementi di gioco che facevano materializzare improvvisamente oggetti dinanzi al campo visivo. Inoltre è stato riscritto il character design, di cui sappiamo con certezza che non è stato il frutto del lavoro di Masatsugo Saito, il celebre artista della serie, come lui stesso dichiarato in un post. Questa addirittura è un'intera nuova versione, oltre all'originale su Wii U e alla versione del DLC di Xenoblade 2, ed è quella che reputo personalmente più convincente, che si sposa meglio al contesto generale del titolo. Ma tralasciando la questione console e chiudendo questa enorme parentesi, passiamo adesso al gioco di per sé. Chi mi segue da un po' saprà sicuramente che considero Cross il più debole non solo di Xenoblade ma dell'intera saga, e non sarà probabilmente mai all'altezza degli altri, ma c'è da sottolineare che non è affatto un cattivo gioco, ha solamente un approccio diverso. Ora la struttura non rientra nelle mie preferenze né rispecchia lo stile di una serie che si è sempre distinta per la sua eccellente caratterizzazione dei personaggi e storytelling. Tra l'altro in questo capitolo manca addirittura un protagonista ben definito. Ma in questo video vi spiegherò perché un'esperienza che ogni fan di Xeno e dei JRPG in generale dovrebbe provare almeno una volta nella vita. Infatti l'altro lato della medaglia è che sul fronte gameplay è perfetto. Esplorare l'immenso pianeta di Mira con le sue aree suggestive non ha prezzo, e avere su una console Nintendo un vero open world dove non c'erano né limiti né caricamenti tra una zona e l'altra era rivoluzionario. Il colpo d'occhio è impressionante e la gravità stessa incarna lo spirito di esplorazione di un nuovo mondo che, essendo minore, produce salti più lenti ed alti, il che si riflette anche con l'assenza dei danni da caduta. Il combat system con la sua meccanica dell'overdrive era assuefacente, lato ludico era un'eccellenza, quel che mi fece storcere il naso a tempo fu la narrazione, il che fu un gran peccato perché la storia era anche
anche avvincente considerando lo stile MMORPG già a cui apparteneva, quindi non basato prettamente sullo storytelling, ma la trama era presentata e narrata in una maniera inguardabile, con cutscene senza alcun pathos. Un errato utilizzo delle musiche, la mancanza del doppiaggio giapponese da noi in Europa e una malgestione delle espressioni facciali in una grafica iperrealistica che sfociava nell'Uncanny Valley, termine che significa letteralmente valle inquietante, indicando una situazione in cui un iperrealismo nel design dei protagonisti genera un senso di inquietudine, sono solo alcuni aspetti che hanno rovinato una narrazione che racconta la storia senza emozioni. In Xenosaga, una serie di più di 10 anni prima, le cutscene erano migliori. Quella serie sapeva costruire il pathos in una maniera da coinvolgere emotivamente l'utente a 360 gradi. E infatti il vero problema di Xenoblade Cross era un approccio freddo verso la trama. Ora non entrerò nei dettagli per chi non ha mai giocato il titolo, ma nella storia c'è una sorta di conto alla rovescia sul destino non solo delle vite dei personaggi, ma dell'intero genere umano, e il gioco non tratta mai emotivamente lo stato di disperazione, di ansia e di angoscia che si dovrebbe provare. Di seguito riporto alcuni spezzoni esemplificativi per supportare la mia tesi e spiegare meglio il mio punto di vista. Questa è una parte dove i protagonisti subiscono un'imboscata, una scena che dovrebbe essere adrenalinica, che non solo non viene accompagnata da nessuna musica, ma è priva di qualsiasi coinvolgimento narrativo. Questa invece è una parte dove viene mostrato l'antagonista principale, che dovrebbe essere carica di tensione e mistero, ma lato registico queste sensazioni non sono state catturate minimamente. Help lead me to you, oh great one. Ora è presto per dirlo, ma almeno dal trailer di questa nuova versione, che tra l'altro è lo stesso del gioco originale, riesce a recuperare tutto questo pathos mancante, non solo per la veste grafica aggiornata o perché riassume i frangenti memorabili dell'avventura, e per giunti il trailer spoiler il finale del gioco, cosa che farà sicuramente felice chi non l'ha giocato, ma è in pieno stile Xeno. Ma come dicevo, il vero segreto è un altro ed è rintracciabile solamente vedendo attentamente il trailer, o per meglio dire ascoltando. Infatti la musica Team X, la stessa del trailer originale, stavolta è stata organizzata e posizionata strategicamente in maniera differente, in modo da caricare l'epicità nei momenti adrenalinici. Nella versione originale il picco massimo della musica era posizionato nel frangente corrispondente al momento d'ingresso a Neo Los Angeles. Mentre nel nuovo trailer il picco scatta dopo aver mostrato i suggestivi paesaggi di Mira nell'esatto momento in cui la Terra viene annientata e quando Lynn dice quella frase epocale: Neo Los Angeles non era che una dolce bugia raccontata a noi stessi, una frase dal significato filosofico ineguagliabile che racchiude l'intera essenza di questo capitolo. New LA was our beautiful lie to ourselves. E rimanendo sempre in ambito colonna sonora, essa non è stata riprodotta da zero come avvenuto nella Definitive Edition dell'originale Xenoblade per Wii, ma semplicemente riportata, dimostrando come Takahashi sia riuscito a far fronte ai problemi di copyright dato che le musiche di Hiroyuki Sawano erano in mano di Sony Audio. E riguardo il reparto grafico trovo la nuova direzione artistica meravigliosa che dona quel tratto distintivo degli Xeno. I personaggi e in particolare Lynn con la grafica del 2015 erano inquietanti e sono contentissimo di questo nuovo rinnovamento stilistico che dona nuova linfa vitale al gioco rendendolo più moderno. E tra l'altro proprio riguardo Lynn c'è un particolare molto importante. Infatti nella versione originale aveva due fermagli rappresentanti la Monado, mentre adesso uno è misteriosamente scomparso. Ora all'epoca nel 2015 il significato e il simbolismo dietro quei fermagli era limitato solamente ad un easter egg, dato che gli universi erano sconnessi, lo stesso Xenoblade Cross era uno spin-off. Mentre adesso, alla luce dei nuovi avvenimenti e soprattutto alla luce della nuova espansione che sicuramente introdurrà retcon per canonizzarlo ufficialmente, il fermaglio mancante potrebbe avere un significato molto più profondo, ma ci ritorneremo nella sezione spoiler. Ed a proposito, ho buone speranze sulla possibilità di vedere, come accaduto già con i precedenti capitoli, anche gli amiibo dedicati
destinati a Lynn ed Elma che potrebbero sbloccare chissà contenuti aggiuntivi nel gioco. E ritornando alla narrazione, spero davvero abbiano riposto la stessa cura nelle cutscene che si evince dal trailer e che riescano con un'opportuna selezione di musiche e con giuste scelte registiche a toccare le corde emotive dei giocatori, cercando anche solo di avvicinarsi all'impatto emotivo di tutta la rimanente trilogia di capolavori. Xenoblade Cross in sostanza va intesa più come un'esperienza unica, non sarà mai ai livelli dello storytelling dei capitoli numerati, ma è un'opera non rintracciabile da nessun'altra parte sul mercato. Come Breath of the Wild non ci sono limiti all'esplorazione e si può raggiungere tutto ciò che è visibile e ogni porzione della mappa, e quando si sbloccheranno gli skelli, i famosi robottoni, verso la fine del gioco si apriranno nuove opportunità di gameplay. E l'approccio votato alla libertà di Breath of the Wild trova le sue radici proprio qui. Esso non sarebbe mai nato e diventato così come lo conosciamo oggi senza che Monolith Soft inventasse questo nuovo modo di concepire l'open world. Tornando alle criticità del gioco, un'altra delle più grandi fu la storia. Takahashi non si è aperto mai esplicitamente durante le interviste, se non dichiarando che all'inizio, e come si evinceva anche dal nome in codice della produzione, Space Travel, il titolo doveva avere a che fare con i viaggi spaziali, quindi un po' stile Xenosaga, ma tramite altri dettagli nascosti nei trailer commerciali e nella lore si può affermare con certezza che l'opera andava ben oltre quella che attualmente conosciamo. Nel frattempo tenete bene a mente la questione dei viaggi spaziali perché ci ritorneremo alla fine del video. Il primo elemento che dava suggerimenti su come la struttura del gioco fosse molto più ampia e complessa è da rintracciare nel logo del reveal trailer del titolo stesso, che presentava la stessa X rossa di Xenogears, evidenziando come il titolo volesse proporsi come un successore delle tematiche esplorate nella prima creatura di Takahashi. E questa X rossa è stata poi eliminata negli ultimi trailer, sostituita da una generica X blu, simboleggiando come ci sia stato anche un cambio direzionale per quanto riguarda le tematiche stesse del gioco. In secondo luogo, Hiroyuki Sawano, il compositore del gioco, parla nelle sue musiche di diversi argomenti interessanti, come una nebbia nera che possiede le persone che perdono la loro umanità gradualmente. In una addirittura si parla di un partner di Elma, elementi che non vengono mai toccati dalla storia del gioco. Si ha l'impressione concreta che Hiroyuki Sawano per la creazione delle canzoni si sia basato su un canovaccio dato da Takahashi risalente ad una fase iniziale di sviluppo, storia che poi in qualche momento sconosciuto della produzione è stata tranciata. È importante sapere infatti che il titolo era previsto quasi per il lancio di Wii U, ma trattandosi di un'opera estremamente ambiziosa uscì al termine del suo ciclo vitale, in seguito a varie problematiche di natura tecnica, il che dà una spiegazione a tutte le stranezze riscontrabili del gioco e del come, seguendo la tradizione, il copione prima che venisse tagliato era molto più ampio. Questo è particolarmente evidente non tanto nell'epilogo aperto, perché quella è una decisione narrativa di Takahashi, quanto nel finale del gioco, che viene risolto in pochi secondi. Tutta la trama sembra ruotare attorno all'odio che gli alieni hanno verso gli umani e la spiegazione finale è talmente frettolosa e generica da essere deludente. Un altro elemento che suggerisce una possibile reinterpretazione della storia raccontata nel capitolo Cross in questa Definitive Edition risiede nella side quest dedicata ad Elma in Xenoblade 2, dove affermava esplicitamente che l'incontro con Rex non era casuale ma voluto dal destino e che l'avrebbe aiutata a risolvere il complesso enigma di Mira. Takahashi già in Xenoblade 2 stava insinuando qualcosa e il mio più grande desiderio in questa remaster è che venga ripresa la storia originale prima che venisse tagliata. È ovvio che in un contesto open world sarà inevitabile che la trama venga diluita e non potrà mai raggiungere le vette della trilogia numerata, ma sono convintissimo che Xenoblade Cross avrebbe ancora tantissimo da offrire con la sua storia originale. Se il lato narrativo, come analizzato prima, sembra essere migliorato, purtroppo per
quanto riguarda la storia, almeno dal trailer sembra non aver subito espansioni. Dopo aver controllato ho constatato che i dialoghi sono gli stessi ed anche il doppiaggio è lo stesso. Continuo a nutrire le speranze in una modifica strutturale anche se le probabilità sono bassissime. Ma quello che trovo più affascinante di Xenoblade è come, a differenza di Xenogears e Xenosaga, che sono nate come delle vere e proprie serie, Xenoblade è stata una storia costruita passo passo senza avere in mente nessun piano stabilito se non quello di creare esperienze uniche. E non può far che piacere che un titolo nato principalmente come un esperimento, uno spin-off, come una libertà creativa di Takahashi, venga ufficialmente canonizzato con gli opportuni retcon. A differenza delle precedenti serie del director che seguivano un copione prestabilito, Xenoblade è una saga che è stata costruita a posteriori. Takahashi fino a Xenoblade 2 non aveva ancora definita la direzione da intraprendere e adesso sta cercando assieme a noi di trovare un filo conduttore tra tutti i suoi pezzi di questo enorme puzzle. E questo innovativo approccio alla narrazione non fa altro che rendere Xenoblade una saga ancora più affascinante. Adesso nulla verrà più lasciato a caso ed ogni mossa di Takahashi sarà studiata scrupolosamente per la conclusione del suo sogno di una vita. In questo esatto momento l'impalcatura dell'esalogia perfetta è già costruito e ogni anno che passa ci avviciniamo sempre di più al suo epico completamento. Ed a proposito di completamento, è ora di aprire la sezione spoiler, ma prima vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulla serie Xeno e sull'universo Nintendo, potete seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione, in particolare su Instagram, dove quasi ogni giorno pubblico nuovi contenuti sulla serie riguardo curiosità o ultime novità. In descrizione potete trovare anche il mio gruppo Telegram dedicato alle migliori offerte dei videogiochi e se gradite i miei contenuti e vorreste supportarmi gratuitamente, unirvi al mio gruppo e acquistare dai miei link è il miglior modo per farlo. In sovrimpressione potete trovare i miei ultimi contenuti, compresa una mega retrospettiva per i 25 anni di Monolith Soft. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti! Questa sezione spoiler non verterà tanto sul cercare di anticipare la trama e capire l'identità del misterioso personaggio visto alla fine del trailer, perché penso sia meglio non avere previsioni ed arrivare alla fine del gioco senza nessuna idea in mente, perché la magia intrinseca della serie è proprio questa, arrivare senza pronostici ad una conclusione in cui si viene travolti da un colpo di scena inaspettato in grado di sconvolgere ogni certezza dell'utente. Mi limiterò quindi in questa parte solo a fornire un po' di contesto alla lore di Xenoblade Cross e solamente ad anticipare qualche prima mia teoria a caldo. E riprendiamo la storia da dove tutto si era concluso, la fusione degli universi dei due Xenoblade. Una delle domande che più attanagliava la community era la collocazione di Xenoblade Cross pre o post l'esperimento di Klaus. E con un futuro riconquistato e l'immagine di quella misteriosa stella che cade sul pianeta, tutti gli indizi sembrano puntare che il nuovo universo generato alla fine della trilogia corrisponde a Mira, il pianeta dove è ambientato Xenoblade Cross. Stando a tale spiegazione, la più plausibile, in cui si evince che la stella non è altro che la balena bianca precipitata sul pianeta, si conferma che questo capitolo sia ambientato dopo la trilogia principale. Questo è uno dei due scenari che ho in mente, quello che reputo più probabile. Il secondo prevede che in realtà quell'astronave non sia quella del nostro protagonista, ma su questo ci arriveremo tra un po'. La teoria principale della balena bianca spiegherebbe molte dinamiche narrative come la rigenerazione continua di tutti gli abitanti, dato che il pianeta stesso ha avuto origine da un'essenza Mebius. Infatti, prima che la separazione fosse completa, gli universi dei due Xenoblade anelavano l'uno all'altro e si sono attratti tanto che per un attimo è possibile scorgere il simbolo dell'infinito, portando a credere all'origine di un universo agente da un'enorme macchina autoreplicante, ipotesi che non sembra nemmeno così assurda, dato che è un concetto che Takahashi ha utilizzato più volte nel corso della serie Xeno. Rimarrebbe però la domanda più importante di tutte, ossia che fine hanno fatto tutti i personaggi che abbiamo conosciuto? Dove si trovano Shulk, Rex e compagnia? Ovviamente la risposta più semplice è che quando è stato creato il gioco nel 2015, Rex nella mente di Takahashi non era ancora stato concepito, né tantomeno la storia dei due universi dove si svolgono le vicende dei due Xenoblade. Ma volendo cercare una risposta
risposta interna alla narrazione stessa, l'unica risposta possibile percorrendo tale ragionamento sembra essere che Shulk, Rex e tutti gli altri ci sono davvero su Mira, ma su qualche continente non esplorato nel capitolo del 2015 e che quindi sarà oggetto di retcon nella sua versione Definitive Edition. E quindi si potrebbe pensare che questa espansione sia proprio ambientata in questa nuova zona dove si trovano i vecchi personaggi della serie. Il tutto porta a ipotizzare l'esistenza parallela di un altro scenario che ho accennato prima, che si riconnette al finale stesso del gioco, quando Lynn ed Elma parlano dell'esistenza di altre astronavi oltre la loro ancora in giro per la galassia. The white whale couldn't have been the only Ark to escape either. There must be other survivors out there. E in quest'ottica, se si suppone che la misteriosa stella cadente vista in un futuro riconquistato sia proprio una di queste astronavi, tutto sembra trovare una spiegazione. In Xenoblade Cross non abbiamo incontrato né Shulk, né Fiora, né Rex, né Pyra perché non sono mai stati su Mira, ma su un altro pianeta, ed è su questo pianeta che è atterrata un'altra delle astronavi partite prima della distruzione della Terra. E non è tutto, perché se si vuole prendere in considerazione il concept iniziale di Takahashi l'idea dei viaggi spaziali, è possibile che Lao si sia risvegliato nel pianeta originatosi alla fine della trilogia di Xenoblade. Fatta luce sul setting, adesso arriviamo sul vero mistero, l'identità del personaggio mostrato alla fine del trailer. Ora partiamo dalle certezze: se Monolith Soft ha mostrato quel personaggio non è perché quel personaggio è del capitolo Cross, ma perché si tratta di un grandissimo ritorno della saga. Di seguito vi riporto a caldo le mie prime teorie, su cui ho preferito non rifletterci più di tanto, ma le riporto in ordine probabilistico perché sono le prime che mi sono venute in mente. La prima, meno probabile, potrebbe essere il misterioso partner di Elma, che mi sento di escludere perché il personaggio sembra conoscere Lao. La seconda, che si ricollega alla mancanza del fermaglio di Lynn, potrebbe suggerire che quel personaggio sia Alvis. Terzo scenario, che la prima cosa che ho pensato dal momento che indossa lo stesso mantello visibile in un futuro comune è che si tratti di Shulk. Il quarto invece, quello più intrigante, che potrebbe essere più probabile, ruota attorno al più grande mistero irrisolto di tutto Xenoblade. È sempre stato dato per scontato che Mitra avesse dato alla luce una figlia, ma di recente mi sta attanagliando il dubbio che in realtà possa trattarsi di un maschio, e seguendo tale linea di pensiero il misterioso personaggio potrebbe essere proprio lui, il misterioso figlio di Mitra. Ad ogni modo non voglio creare né a me né a voi nessunissima aspettativa, perché la parte più suggestiva degli Xeno è proprio essere sopraffatti dai loro colpi di scena ineguagliabili. E vedere un altro tassello che entra a far parte nel contorto e meraviglioso mosaico degli Xeno è un'emozione che nessun'altra serie può mai restituire.